Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in un nuovo episodio di Extreme Metal News. Vorrei dirvi adesso, così non lo ripeterò più nel corso del video, ogni disco che andrò ad annunciarvi sarà disponibile in descrizione, per l'ascolto o per l'acquisto, quindi tranquilli, leggete lì che ci sono tutti i link. È finalmente disponibile in formato fisico il nuovo disco degli Org chiamato Demonius. Demonius non è un disco nuovo in quanto il formato digitale è già uscito il 20 giugno di quest'anno, mentre per quanto riguarda il formato fisico è stato anche annunciato il 28 luglio, quindi finalmente dopo tanti mesi siamo felici di poterlo avere tra le mani. Gli Org sono un gruppo black metal italiano e propongono un black metal molto atmosferico che ricorda vagamente un incedere finnico nel suo effetto finale. Infatti mi ha ricordato abbastanza i Berit dei tempi di Drawing Down the Moon. Ovviamente questo non vuol dire che l'album sia una copia sputata di Drawing Down the Moon, anzi in realtà l'incedere è veramente particolare e anche le tematiche che va a trattare il gruppo sono molto belle e particolari. Semplicemente era per farvi capire che cosa potete andare ad aspettarvi dall'ascolto. Gli Org infatti propongono in realtà una proposta musicale molto particolare e dalle tematiche veramente forti e affascinanti che riguardano episodi della Prima Guerra Mondiale. I pre-order per il formato fisico del disco partiranno a fine novembre sia dalla pagina della label che dalla pagina della band stessa. Gli Abyssic, band norvegese a cavallo tra symphonic death metal e doom, hanno rilasciato il loro terzo lavoro in studio per conto della Osmose Production. Non c'è molto da dire in realtà sugli Abyssic, se vi piace quel tipo di sound più teatrale per quanto riguarda il metal sicuramente amerete questa band. Ad esempio se apprezzate progetti come i Dimmu Borgir sicuramente apprezzerete anche gli Abyssic, anche se in realtà vi confesso che in alcuni frangenti ho apprezzato più gli Abyssic dei loro conterranei sopracitati. Il disco è disponibile sia in formato CD che in formato digitale e in realtà la band ha anche annunciato che presto verrà rilasciata una versione LP del full length. I Disaster hanno annunciato a sorpresa il loro nuovo lavoro in studio, che dovrebbe chiamarsi Disaster 7, ma in realtà non sono sicura che sia questo il titolo dell'album, perché se voi li seguite su Facebook lo sapete, loro sono molto autoironici e criptici quando vanno ad annunciare le nuove uscite. Il 6 novembre comunque dovrebbe uscire un singolo che sarà coverizzato, usiamo questo termine abnorme, da 4 band diverse. Questo video sicuramente uscirà dopo il 6 novembre, quindi se nel caso fosse davvero uscito ve lo metterò comunque in descrizione. Su Facebook sono state anche rilasciate 2 anteprime di 2 band che hanno coverizzato appunto questo brano. I primi sono i Toxoplasma, mentre gli altri sono gli Slime. I Disaster sono infatti attivi dal 1988 e affondano le loro radici nella prima ondata black metal, quindi citando gruppi più famosi come i Venom e i Bathory, soprattutto nel loro disco del 1998 Hellfire Domination, che tra parentesi è il mio album preferito e ve l'ho citato infatti giusto per sfizio, e amalgamano con estrema maestria queste influenze della prima ondata black metal con quelle della seconda ondata black metal, di cui ovviamente i Disaster sono figli, avendo debuttato proprio in quegli anni lì, insomma. Il loro precedente lavoro, Churches Without Saints, in effetti andava a citare in modo più incisivo band come i Mayhem dei tempi di Freezing Moon, andando a citare quegli stilemi tipici di quel modo di intendere il black metal come gli stop and go e i rallentamenti che vanno ad ampliare lo spettro dinamico del tutto. Il 27 ottobre i Culto, band italiana, hanno rilasciato il loro album di debutto, Of the Sun, stampata dalla Time to Kill Records. I Culto propongono un sound a cavallo tra il melodic death metal di gruppi come In Flames o Dark Tranquillity e il death metal più aggressivo, se vogliamo definirlo così. I Culto sono secondo me un gruppo che convince appieno e pur ricordandoci nelle loro sonorità brani ben più famosi delle band sopracitate, hanno comunque un bagliore di freschezza e novità. Il 7 ottobre hanno rilasciato un singolo chiamato Flare, sempre tratto ovviamente dall'album, mentre il 4 novembre hanno rilasciato il lyric video della canzone Frost, sempre tratto da Of the Sun e che secondo me è tra le migliori del disco. Una band black metal chiamata Dodgefall ha annunciato il suo sesto full length, in uscita per la Drakkar Productions. Il nome dell'album è veramente impronunciabile, quindi per evitare di fare figuracce ve lo scriverò, insomma, in qualche modo. I Dodgefall sono formati da Ishtar e Telal.
Ishtar si occupa principalmente di chitarra, voce e basso, mentre Telal si occupa della parte batteristica. Sono entrambi molto attivi nell'ambiente e in particolare Ishtar fa parte di altre band che abbracciano generi completamente diversi dai Dustfall. Ad esempio gli Isolated, che propongono sonorità a cavallo tra melodic death metal e thrash metal, e i Sorrowful, a cavallo tra death metal e doom. Telal invece ha prestato le sue doti batteristiche in innumerevoli progetti, come ad esempio gli Eight Angel, gli Astaroth, eccetera, eccetera, eccetera. L'album dovrebbe uscire l'11 novembre accompagnato da un videoclip ufficiale. La cover del disco non è stata ancora rilasciata, penso sarà disponibile poi direttamente l'11 novembre con il videoclip ufficiale e l'album in sé. Quella che vedete alle mie spalle è semplicemente una cover rilasciata dalla band su Facebook, ma non credo sia quella definitiva. Per quanto riguarda la parte underground della carrellata delle notizie, partiamo con un progetto siciliano chiamato Aiblon, che ha recentemente esordito per la Strani Orizzonti Autoproduzioni con un EP, Sicheloi. Il sound proposto dalla band è un dungeon synth molto minimale con alcune spruzzatine di black metal qua e là, ma il suo punto forte sta nel proporre delle sonorità che fanno davvero viaggiare con la mente alla Sicilia dei tempi antichi. Perciò direi che il punto è stato assolutamente centrato. L'album sarà stampato in cassetta in edizione limitata. Sebbene le spedizioni partiranno dal 14 novembre, in realtà è già possibile preordinare la cassetta presso la pagina Bandcamp della label. Anche in questa puntata andremo a parlare di un progetto pugliese chiamato Necrotitus che ha rilasciato il suo nuovo full length chiamato Malinconico Suicidio. Come è facile intuire dal nome, il lavoro propone un depressive black metal dalle forti tinte atmosferiche che va a ricordare da vicino i pionieri del genere, tra cui un pioniere del genere che non posso nominare perché sennò mi bannano non solo da YouTube ma proprio dalla vita in generale. Sebbene questa band sia attiva da oltre un decennio, si trova veramente poco su internet, infatti tutte le informazioni che vi andrò a dare sono state estrapolate dalla pagina Bandcamp dell'artista in questione. I Necrotitus vanno a differenziare, o va a differenziare perché non sono sicura si tratti di una one man band onestamente, comunque va a dividere i suoi lavori in ere a quanto ho capito. E queste ere non propongono solo tematiche differenti, ma anche veri e propri sottogeneri differenti. Infatti, se andiamo ad ascoltare altri lavori dell'artista come Obscura Salento Fabulas, le influenze che possiamo ascoltare sono molto più dungeon synth oriented, piuttosto che quelle proposte in Malinconico e Suicidio. L'album è disponibile solo in formato digitale, ma vi consiglio comunque di andare a dargli un ascolto sia a questo che agli altri lavori dell'artista. Un duo proveniente da Aosta e da Biella chiamato A-Repeat ha annunciato il suo nuovo full length in uscita il 25 novembre di quest'anno. Gli A-Repeat propongono un black metal che essi stessi definiscono alpino, in quanto va a ricalcare quelle atmosfere tipiche di quei luoghi. Il loro precedente lavoro, I Canti della Veglia, infatti riusciva a trasmettere quelle sensazioni che solo quei luoghi incontaminati possono trasmetterti. Le tematiche trattate non riguardano solo la storia di quei luoghi, ma anche le leggende tipiche di quelle regioni italiche, e infatti quando si va ad ascoltare il disco si viene catapultati in un mondo totalmente magico. Il nuovo disco si chiamerà Spirito d'autunno e il 4 novembre la band ha fatto uscire un singolo tratto dall'album, ovviamente chiamato Nuvole e Brume. Il black metal a loro proposto è, come essi stessi definiscono, alpino. Il tutto si traduce poi in un black metal dalle forti tinte norvegesi, proprio come modo di intendere il black metal, e atmosferiche. Il precedente lavoro, I Canti della Veglia, era veramente magnifico e sono sicuro che anche questo non deluderà le aspettative. Il 17 novembre sarà la volta di una band attiva dal 2009 chiamata Lacerate. I Lacerate propongono un genere di musica molto particolare, in quanto si può definire metalcore, ma non come intendiamo il metalcore ai giorni nostri, bensì condito con una sana dose di violenza che va a sfociare a volte nel death metal, deathcore, senza mai diventare completamente tale. Mi rendo conto che non è facile capire che cosa intendo, ma vi assicuro che non è facile neanche inquadrare i Lacerate in un genere specifico. Semplicemente fanno buona musica e la fanno in modo violento e diretto. Ho avuto il piacere e l'onore di ascoltare l'intero album in anteprima e ringrazio Alex, il chitarrista della band, per questo. L'album mi ha fatto veramente impazzire e vi devo dire che in alcuni frangenti mi ha ricordato i Divine Heresy dei tempi che furono, e questo mi fa ben sperare, perché magari anche grazie a questi ragazzi può ritornare in auge quel modo di intendere il metalcore, deathcore che ormai purtroppo non va più di moda e che andava tanto di moda a quei tempi. L'album sarà disponibile appunto il 17 novembre presso la label della
della band, ovvero la 1054. Io vi ringrazio di aver seguito questa puntata e ci vediamo alla prossima. Light the fire.